Quello che avete appena visto è il risultato finale di quello che farò oggi. Io ovviamente non l'ho ancora visto, il set non è ancora stato montato, quindi iniziamo subito. E durante il video vi darò anche la mia recensione personale dei gelati di Leclerc. Per questa occasione speciale mi sono fatto prestare dal mio amico Emanuele, quello che abbiamo fatto la camera l'anno scorso per intenderci, una lente, ragazzi, da paura, ovvero il 70-200 della Sony G Master, che è così pesante che ha bisogno del suo supporto per il cavalletto, se no non riesco a metterla sul cavalletto, si distruggerebbe la macchina fotografica. Questo qua spero di riuscirlo a utilizzare per fare qualche ripresa macro al gelato, visto che sono veramente belli i dettagli che un gelato può offrire. Ma a questo arriviamo tra un attimo, perché prima dobbiamo costruire un set, no? Per fare le clip dove il gelato gira su se stesso ho preso questo coso da cucina che gira e gli ho segnato il centro in modo tale da sapere perfettamente dove posizionare il gelato. Quasi come l'altra volta mi sono creato una shot list, quindi una serie di clip che io sono sicuro di voler fare, però ovviamente ne andrò a fare anche altre che magari non utilizzerò. Per fare lo sfondo invece utilizzeremo dei cartoncini colorati. Questi sembrano grandi ma in realtà forse sono un po' piccoli, quindi durante il corso delle riprese capirò se devo comprarli un po' più grandi. Però per il momento ho preso questo azzurro molto scuro, questo azzurro molto chiaro, l'arancione e questo bianco. Ho preso tutti questi colori, magari ne utilizzo solo uno, magari ne utilizzo uno diverso per ogni barattolo, capiamo. La prima clip che voglio girare è quella dei vasetti che girano così, in questo modo, molto semplice. Allora, le cose si sono evolute, ho recuperato gli altri due gelati di Leclerc che mi mancavano e ho cambiato il colore qua dietro. L'unico cartoncino grande che mi piaceva, che ho trovato, è questo qua rosso, ma lo start iniziale lo faremo nero perché ho avuto un'idea geniale. Ho costruito questo affare qua con il cartoncino nero attaccato al mio pannello LED, con dietro un filtro rosso per simulare l'accensione dei semafori di Formula 1. Purtroppo non sono riuscito a creare l'effetto che volevo, ma vi lascio comunque vedere il set. Il setup che ho creato è questo qui, ovviamente questa luce sarà spenta per creare, diciamo, un mood molto più dark, ovvero una roba del genere che è stra illuminata da questa ripresa ma non è veramente così illuminata. E ho girato lo slider, nel senso che fare avanti e indietro mi era difficile perché appariva lo slider, diventava un lavoro difficile in editing, e quindi semplicemente farò un destra e sinistra con tutti i barattoli che ci sono mentre si accendono le 5 luci dei semafori di Formula 1. Fermo, se non l'hai fatto ancora iscriviti e lascia un like e commenta cosa ne pensi di questo progetto. L'altro dubbio che avevo era se registrare in verticale o in orizzontale, e ho deciso di registrare in verticale. Anche se sarà più difficile inserire tutti e 5 barattolini nella scena iniziale e finale, credo che il verticale sia il migliore formato, visto che l'orizzontale non è pubblicabile in modo decente sui social tipo Instagram o TikTok. Allora, la situazione è cambiata, lì non c'è nessun vasetto, perché mi sono messo a fare gli shot del gelato che viene tirato su dalla spatola. Questo qui è il setup col 70-200 messo qua, e a seconda di cosa faccio cambio tra 100 e 200. Le due luci molto vicine perché voglio tenere un'apertura molto alta in modo tale che prenda in fuoco sia il cucchiaio che il gelato. Come al solito quando faccio questa tipologia di video, ieri sera mi sono preso e ho continuato a registrare senza registrare neanche una clip di backstage, anche perché c'era un grosso problema. Nonostante io ho la borsa frigo qua con i ghiaccini e tutto, il gelato si scioglieva velocissimo, quindi ho dovuto per forza tenerlo nel freezer che è di là in cucina. E quindi prendevo un barattolo, lo portavo di qua, facevo le clip per quel barattolo, tornavo indietro e così via. Però tutte le clip col gelato in teoria le ho fatte. Ora però è il momento dei barattolini fermi che girano su se stessi e ho creato un nuovo setup. Questo qua è il setup. Sto registrando alla GoPro, spero mi si veda bene. Questa luce qua l'ho spostata più indietro rispetto a come era prima e gli ho messo una copertura per evitare che colpisca tutta la luce, mentre questa qua l'ho spostata più a destra e l'ho inclinata per colpire lateralmente il prodotto, che ovviamente non c'è ancora, se no si scioglie. Quindi cambio le batterie e registriamo. Questa qua è l'inquadratura e sembra veramente figa, non riesco a metterla a fuoco. Vabbè. E anche questa clip dell'ultimo è stata fatta. Tutte le clip dei gelati che ruotano sono fatte, sono veramente tanto soddisfatto. Ora si toglie tutto sto ambaradam qua. Tra l'altro qua c'erano ancora le coperture e non ho capito perché solo in vaniglia c'era questo qua e in tutto il resto erano bianchi. Perché ricordatevi sempre quando fate queste cose di prendere un clean shot del vostro sfondo. Perché ho registrato lo sfondo e non ho semplicemente creato un layer su Photoshop rosso? Perché è fondamentale avere la stessa luce che si ha sul prodotto per avere una continuità e non avere troppo distacco tra il prodotto e lo sfondo a livello di illuminazione. E questo è lo stesso motivo perché quando si fanno i green screen si cerca di creare l'illuminazione che rappresenti sul posto dove è stato registrato il video che si metterà dietro come sfondo al green screen. È passato un altro giorno, siamo di nuovo qua. Ho registrato tutte le clip del barattolo che gira, ma stavolta in modo diverso. Infatti quello che volevo era avere magari un dettaglio su questa cosa delle calorie, perché il punto chiave di questo gelato, da quello che ho capito, è il fatto che abbia pochissime calorie. Cioè per esempio col barattolo di pistacchio ne ha 397, questo qua di caramello 370. Però non
non avevo la minima idea di come far girare il barattolo storto e in realtà ho pensato al contrario, ho detto basta girare la videocamera. Infatti qua se vedete il barattolo sembra storto, sembra che stia girando storto. Il risultato è quello che volevo ottenere più o meno, in realtà avrei preferito farlo con un macro, ma anche ieri col 200 mm ho provato, non veniva bene, pensavo che con l'85 riuscisse ad avvicinarmi un po' di più, invece non è così. Però vabbè, fa niente, il setup luce è esattamente quello di ieri, una luce inclinata qui e una luce così qua. Mi è venuta un'idea per quella che potrebbe essere la clip di chiusura, ovvero tutti i barattoli posizionati così e la cam, adesso lo faccio ferma, poi posiziono lo slider e al volo lo faccio perché si stanno sciogliendo, deve essere straveloce. Adesso con questo setup creato dai barattoli di gelato e il cartoncino un po' più rialzato sto registrando il close up delle calorie. Con questa lente mi avvicino molto di più di quello che pensassi, in più c'è il Super 35 che se premo col pulsante vedete passerà così a così, quindi è veramente vicino. È esattamente quello che volevo ottenere. Finisco questi e poi li metto in freezer perché sennò si scongelano. Comunque siamo praticamente arrivati verso la fine, devo pensare a che cos'altro mi può servire e poi mi do all'editing. Ma per voi si va direttamente all'editing e poi vi farò vedere le clip che eventualmente ho registrato. Mi ero dimenticato il feedback sul gelato. Buono, in realtà l'unico che non mi è piaciuto è il caramello che è veramente forte. L'arachide sa molto di arachidi, quindi ti deve piacere. Il pistacchio, la vaniglia e il cioccolato sono abbastanza normali. Il mio preferito rimane il cioccolato. La prima cosa che ho fatto è stata guardare tutte le clip una a una per decidere quali erano le migliori, in modo tale che così in fase di editing sapessi già cosa selezionare per ogni tipologia di clip. Successivamente sono andato a scontornare su Premiere tutti i barattoli che giravano su se stessi. Questa cosa è stata completamente inutile perché non era perfetto al 100% come lo volevo io. Quindi ho deciso di spostarmi su After Effects, che con rotoscopio mi ha permesso di farlo perfetto. Tra l'altro non ho utilizzato la clip di sfondo che avevamo registrato, ma ho creato un background con le ombre fatte come le volevo io su Photoshop. Ho utilizzato il rotoscopio anche per le riprese della rotazione vista dall'alto, a cui poi ho aggiunto ovviamente uno sfondo rosso leggermente diverso da quello di prima, perché aveva una sfumatura al centro un po' più piccola. Poi ho aggiunto un layer di testo che ho fatto semplicemente creando un testo, facendo tasto destro crea maschera da testo e poi aggiungendo l'effetto stroke o traccia in italiano. E per aggiungere questo movimento casuale basta premere Alt e tasto sinistro sull'orologio della posizione dei keyframe di ogni singolo testo e scrivere wiggle, aperta e chiusa parentesi, e all'interno delle parentesi scrivere due numeri che rappresentano l'ampiezza e la frequenza. Per fare una roba come ho fatto io fate 1 e poi 6 divisi da una virgola. Questa parte centrale con i barattoli che ruotavano l'ho fatta tutta su After Effects e poi ho esportato e portato su Premiere. La parte iniziale dove c'è lo zoom sulle calorie mentre ruota è stata completamente fatta in post su un adjustment layer a cui ho applicato l'effetto di trasformazione e aggiunto una rotazione e un cambio di posizione e un cambio di scala. Parlando invece della clip finale con lo slider che si allontana dal gelato, ho dovuto prima importarla su After Effects perché si vedevano le gambe dello slider, ho tagliato le gambe, ho usato il Content Fill Aware, molto semplice da utilizzare, fate crea file di riferimento, lo sistemate su Photoshop e siete a posto. Poi l'ho esportato da After, l'ho portato su Premiere, gli ho aggiunto questo effetto di ghiaccio insieme anche all'audio del ghiaccio e soprattutto ho aggiunto il logo che scende dall'alto per riempire un po' lo spazio. Invece per la scritta finale ho aggiunto un testo che ho diviso in tanti pezzettini e poi alternando, quindi queste parti evidenziate che vedete gialle, gli ho aggiunto questi due effetti qui modificando leggermente i valori abbastanza a caso, mentre le parti non evidenziate sono testo normale. Per il sound design ho cercato glitch sound e ho messo quello. E vi rifaccio vedere un'altra volta il risultato finale. Detto questo vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine, se non l'hai ancora fatto iscriviti e lascia un like e noi ci vediamo settimana prossima o tra 2 settimane con un nuovissimo video.